Queste sono molte caratteristiche in comune tra Aztechi e Maya. Vediamo proprio nel dettaglio. Parliamo degli Aztechi. Gli Aztechi avevano formato un grande impero che aveva sottomesso altre popolazioni del Centro America. Una delle più importanti è Toltechi. Toltechi o altre popolazioni accettarono di far parte dell'impero degli Aztechi. Attenzione, gli Aztechi si erano espansi per buona parte del Messico, però il loro punto di partenza era proprio l'odierna città del Messico, che era la capitale degli Aztechi, Tenochtitlan. Non abbiamo fonti scritte, quindi gli archeologi non devono ricostruire ciò che è avvenuto secoli prima dell'arrivo di Colombo, degli spagnoli, hanno difficoltà. Tenochtitlan è la città, la capitale degli Aztechi che poi fu distrutta purtroppo dagli spagnoli, sulle ceneri della quale è stata poi edificata Città del Messico, ok? L'attuale capitale dello Stato del Messico. Si presume che la civiltà azteca abbia iniziato a espandersi a partire da questa città, da Città del Messico, a Tenochtitlan, che era una città-stato, e poi si sarebbe espansa. Pensate che era una città galleggiante, era una città costruita su un lago, bellissima. Quando arrivarono gli spagnoli restarono proprio esterrefatti di quando videro Tenochtitlan, che probabilmente aveva una popolazione di 500.000, altri dicono 1 milione di persone. Nessuna città europea all'epoca, neanche lontanamente, si avvicinava a questa cifra di abitanti. Tenochtitlan, la città galleggiante sul lago. Si presume che l'impero azteco si sia sviluppato conquistando molti territori, espandendosi proprio poco prima dell'arrivo di Colombo e degli spagnoli, cioè nel corso del 400. Quindi gli spagnoli, capite, trovano un impero, una civiltà che è nel pieno fiorire del proprio sviluppo, è una società vitale, in espansione, d'accordo? Una società molto forte, che si è appena sviluppata, si è appena ingrandita, quando arrivano gli spagnoli, perché, ripeto, c'è una forte stratificazione sociale tra diversi ceti sociali. Al vertice c'era l'imperatore, venerato come un dio, identificato come il sole, perché la principale divinità positiva degli Aztechi era il sole. L'imperatore, quando arrivano gli spagnoli, si chiama Montezuma II, regna sull'impero azteco dal 1503 fino al 1520. Gli Aztechi anche loro praticavano come i Maya il calcolo del tempo, elaboravano i calendari, ovviamente costruivano città straordinarie. Però per cosa sono famosi gli Aztechi? Gli Aztechi sono famosi soprattutto per una caratteristica, cioè per la religione, per i loro rituali religiosi, per gli dei, le divinità con cui credono. Ripeto, facevano anche tantissime altre cose che facevano anche i Maya, come appunto l'edificazione di grandi città, i calendari, il calcolo del tempo e così via. Però rispetto ai Maya, gli Aztechi sono particolarmente anche i Maya avevano una religione simile, con dei tratti simili, lo vedremo, però gli Aztechi rispetto ai Maya sono particolarmente famosi per le loro credenze religiose. È una religione terrorizzante, è una religione piena di cerimonie e di credenze che noi chiameremmo assolutamente superstiziose, credenze anche inquietanti. Non era una religione che ti dava una serenità, una religione pervasa da ottimismo. Vi erano divinità positive, ma attenzione, vi erano anche divinità negative, spesso identificate con le forze distruttive della natura. Alcuni storici hanno supposto che la frequenza dei terremoti o delle alluvioni, delle inondazioni o degli uragani abbia in qualche modo spinto gli Aztechi a divinizzare, no? a far corrispondere questi eventi della natura a determinate divinità. Il principale dio positivo era Quetzalcoatl, vediamo se riesco a scriverlo. Quetzalcoatl era il dio della sapienza ed era il dio della civiltà, che aveva aveva inventato molte cose, aveva fornito molte invenzioni, molte conoscenze agli uomini.
Quetzalcoatl però da tempo, pensavano gli Aztechi, si era allontanato, si era dovuto allontanare promettendo di tornare. E questo sarà un problema. Vedremo che abilmente i conquistadores spagnoli, quando seppero questo, fecero in modo da spacciarsi per emissari, per ambasciatori di Quetzalcoatl, cioè del dio che gli Aztechi aspettavano nel suo ritorno, si aspettavano che tornasse in questo modo, prendendo in giro gli Aztechi, che purtroppo erano molto molto superstiziosi, erano molto molto creduloni da questo punto di vista. Si era allontanato dagli uomini promettendo di tornare, però altre divinità positive invece erano dovute morire. Erano dovute morire. Gli Aztechi elaboravano dei calendari complessi che introducevano dei cicli del tempo. L'idea è che alla fine di ogni ciclo del tempo gli dei dovevano morire affinché il sole potesse rinnovarsi, potesse sorgere. Pensate, quindi molti dei positivi erano stati costretti a morire per far sì che il sole continuasse a sorgere. La visione religiosa degli Aztechi pensava che il nostro mondo fosse alla mercé di forze distruttive, di forze negative che bisognava controllare. Con queste forze negative e distruttive, che erano in grado anche di uccidere le divinità positive, bisognava controllarle, bisognava blandirle attraverso riti anche molto complessi e attraverso anche numerosi sacrifici umani. E appunto gli Aztechi sono famosi per questo, per i sacrifici umani. Le vittime venivano uccise sulla sommità della piramide e poi spesso decapitate, o comunque anche se non decapitate il loro corpo veniva lasciato cadere lungo i gradini della piramide, e poi c'era la folla sotto che attendeva ovviamente questi sacrifici, quindi sacrifici anche piuttosto cruenti. La loro idea di natura era un'idea di natura dove tutto era precario, dove tutto poteva crollare improvvisamente. Secondo gli Aztechi anche la terra, il nostro mondo, la terra dove noi poggiamo i piedi, in realtà poggia sul vuoto, quindi può crollare, si può aprire un'immensa voragine in qualunque momento, e come abbiamo detto il sole può anche non risorgere. E quindi in relazione al loro calcolo del tempo, ai loro calendari, bisognava fare sacrifici umani molto spesso molto ingenti, con a volte centinaia di vittime nella stessa giornata, oppure riti religiosi molto complicati affinché il sole possa continuare a sorgere. Loro avevano sviluppato questo ciclo che si chiama Tun, di 52 anni. Loro si aspettavano che ogni 52 anni dovesse avvenire una catastrofe, una serie di catastrofi come l'arrivo di animali selvaggi, piogge di fuoco, uragani, terremoti e così via. E il terrore comunque aumentava alla fine dell'anno. Loro avevano un calendario annuale identico a quello degli Inca, anche il secolo, la metà secolo, il secolo azteco corrispondeva al secolo Maya, cioè il primo dei cicli del tempo era di 52 anni, poi vi erano dei calendari più complessi che andavano a indicare dei cicli più grandi, di centinaia di anni, di migliaia di anni, anche di milioni di anni. Incredibile la complessità del calendario. L'anno solare era diviso in 18 mesi, ognuno dei quali aveva 20 giorni, quindi in totale i giorni quanti erano gli anni, quanti erano ogni anno? 360, ma l'astronomia degli Aztechi, anche se non arrivava ai vertici quella dei Maya, era molto evoluta, sapevano perfettamente che l'anno durava circa 365 anni, non 360, quindi periodicamente
circa ogni anno, ma questo non è sicuro, introducevano 5 giorni supplementari. Questi 5 giorni supplementari, diciamo così, come il nostro giorno bisestile, però loro ne avevano 5 e non uno, e non era una volta ogni 4 anni, ma una volta all'anno, erano considerati particolarmente infausti. Ci si attendeva a catastrofi di ogni tipo, oppure per evitare queste catastrofi bisognava appunto fare questi terribili sacrifici umani, quei sacrifici umani dedicati a divinità terrificanti. La principale di queste divinità negative degli Aztechi, Huitzilopochtli, è la principale divinità negativa, terrorizzante, distruttiva. I sacrifici umani avvenivano in maniera molto cruenta. Questo viene mostrato da un film, il film Apocalipto di Mel Gibson, non so se l'avete visto. Il sacerdote uccideva la vittima, pensate, strappandogli il cuore, cioè facendo un taglio sul petto e immediatamente introducendo la sua mano nel corpo, nel petto della vittima, strappandogli il cuore, e così moriva la vittima. Il cuore doveva essere strappato immediatamente e doveva essere poi mostrato verso il sole. Il cuore della vittima veniva mostrato verso il sole mentre venivano pronunciate formule magiche. Il cuore doveva essere ancora palpitante, cioè pensate, la vittima moriva così, un taglio netto, poi si prende il cuore, glielo si strappa, lo si mostra il cuore per pochi secondi continuava a battere, doveva essere palpitante, altrimenti il sacrificio non era valido, non era fausto, non serviva. Gli Aztechi si trovano nel Messico a partire da Città del Messico, ma si espansero molto. Invece i Maya si trovano sempre in Centro America, però più giù. Nei territori, sapete, la penisola dello Yucatan, che appartiene al Messico, ma anche negli odierni territori di Honduras, Guatemala e El Salvador. Sapete dove sono quegli staterelli Honduras, Guatemala e El Salvador? E in più la penisola dello Yucatan, oggi appartenenti al Messico, lì si trovavano i Maya, che vivevano all'interno della foresta tropicale, quindi abitavano, capite, nel sud del Centro America, mentre gli Aztechi abitavano, erano stanziati più al nord. Incredibilmente, all'interno delle foreste tropicali avevano costruito incredibili città. Questo era avvenuto, attenzione, circa tra l'VIII e il IX secolo, perché la civiltà Maya, a differenza di quella degli Aztechi e degli Inca quando arrivano gli spagnoli, è una civiltà in declino, una civiltà che ormai ha perso proprio se stessa, ha dimenticato anche la propria sapienza. Quindi gli Aztechi vengono trovati dagli spagnoli nel massimo del loro fulgore, mentre invece i Maya erano una società in decadenza. I Maya erano stati grandi, dicono gli archeologi, nell'VIII-IX secolo d.C., quindi molto tempo prima che arrivasse Colombo oppure gli spagnoli. E quindi molta della loro cultura l'avevano dimenticata, ma da un punto di vista scientifico e letterario, come ho detto, i Maya erano sicuramente superiori agli Aztechi e tanto più agli Inca, avevano una grande cultura scientifica e letteraria. Purtroppo l'Inquisizione spagnola ha distrutto la maggior parte dei codici, dei libri Maya, ne restano pochissimi. Secondo molti studiosi i Maya avevano una scrittura fonetica. No, non tutti sono d'accordo però, mentre gli Aztechi avrebbero avuto una scrittura soltanto ideografica e gli Inca non avrebbero avuto nessun tipo di scrittura. La cosa impressionante dei Maya, ripeto, anche loro come gli Aztechi avevano la casta sacerdotale, le piramidi a gradoni, facevano i sacrifici umani, avevano le divinità terrorizzanti, però a differenza degli Aztechi, i Maya non sono rimasti famosi tanto per la loro religione, i sacrifici umani e le divinità, quanto appunto per la loro astronomia, per il loro calcolo del tempo, per i loro calendari. I leggendari calendari Maya, che spesso vengono a volte anche in qualche modo falsificati, su cui nascono leggende assurde, ovviamente pseudoscientifiche, leggende metropolitane. Avevano un'astronomia incredibilmente esatta e un'aritmetica posizionale, avevano un'aritmetica posizionale come quella dei nostri numeri.
e perché ogni cifra cambiava di valore a seconda della posizione, come noi, 4 unità oppure 45, in quel caso 4 vuol dire 40, la decina. Questo lo potevano fare, potevano incolonnare i numeri perché avevano lo zero. Pensate, erano l'unico popolo dell'antichità ad avere lo zero, l'aritmetica posizionale, insieme agli indiani. Solo due popoli avevano, i greci e i latini, non ce l'avevano lo zero, non avevano l'aritmetica tradizionale, avevano difficoltà anche a incolonnare i numeri più semplici, a fare le operazioni più semplici. E invece i Maya avevano una numerazione in base 20, capite? Quindi dopo la diciannovesima cifra, la prima si ripeteva. A noi si ripete l'1 come decina, a loro si ripete come dire, come ventina, no? Significa 20. Questo li porta a elaborare un calcolo del tempo straordinario. Loro calcolano la durata dell'anno solare, 365 giorni e 200,242 per loro durava l'anno solare. È una misura precisissima, molto più precisa di quella che all'epoca si aveva in Europa, quella del calendario gregoriano, che stimava l'anno solare più o meno in 365 giorni,25, no, 365 giorni e 6 ore, 365 giorni e un quarto. Invece loro calcolano anche i decimali, sanno che non è 365,25, ma che dura un po' meno l'anno solare, cosa che in Occidente fu scoperta solo in seguito. 365 giorni,242 hanno sbagliato soltanto 17 secondi. Come hanno fatto? Con la loro scarsa tecnologia. È incredibile, è assolutamente un mistero. Sbagliano di 17 secondi, cioè sbagliano, il loro anno è più lungo della realtà di soli 17 secondi. Hanno sbagliato di 17 secondi in eccesso. Qualcosa di incredibile. In base a questa astronomia, a questa aritmetica straordinaria, loro costruiscono dei calendari complicatissimi. C'è il calendario solare, come abbiamo visto negli Aztechi, ma poi c'è un altro calendario simile a quello solare che però è quello religioso, e inoltre poi ci sono altri tipi di calendari e di cicli del tempo che non durano un anno, durano 52 anni come il Tun degli Aztechi, durano secoli, durano millenni, durano milioni di anni e così via. Quindi è incredibile, insomma, la cultura, l'aritmetica, la scienza, l'astronomia, il calcolo del tempo precisissimo da parte dei Maya. Qual è il problema? Abbiamo visto che i Maya erano una società allo sfascio quando arrivano gli spagnoli nel IX secolo per motivi che noi non sappiamo. I Maya vanno in crisi, abbandonano Honduras, Salvador, Guatemala e si rinchiudono, abbandonano tutte le loro meravigliose città e si rinchiudono in poche zone dello Yucatan. Quindi declinano, non sono più in grado di costruire, non sono più in grado di calcolare il tempo e così via. Quando gli spagnoli trovano le meravigliose città dei Maya, le trovano disabitate perché loro le hanno abbandonate nella foresta, si erano trasferiti tutti nello Yucatan. Perché ci fu questa crisi? Perché ci fu il crollo dell'impero Maya? Ci possono essere solo ipotesi, invasioni di altri popoli, ma gli archeologi non hanno trovato distruzioni né segni di incendio. C'è un'ipotesi che direbbe sosterrebbe che addirittura i Maya sarebbero stati sconfitti dall'ambiente naturale, dalla vegetazione, non sarebbero riusciti a tenere a bada la difficile foresta tropicale, quindi praticamente le loro città sarebbero state invase dai vegetali o dagli animali che questa foresta portava e non sarebbero riusciti a difendersi, sarebbero stati, come dire, invasi nelle loro case dalla foresta, per questo avrebbero abbandonato le città. Non sappiamo, forse non sapremo mai il motivo. Tuttavia la popolazione nel IX secolo si riduce enormemente, le città vengono abbandonate e i Maya si rifugiano verso l'interno, verso lo Yucatan. L'ultima civiltà di cui parliamo sono gli Inca oppure Incas. Attenzione, anche qui abbiamo un impero nel massimo del fulgore, nel massimo sviluppo quando gli spagnoli arrivano. È una civiltà andina
Quindi riescono incredibilmente, loro abitano anche nei pressi del mare, ma anche sulle montagne delle Andi a 2-3 mila metri, incredibilmente con un sistema a terrazze riescono a coltivare non solo mais, ma anche la patata, i pomodori, i fagioli, le zucche, hanno molte più colture rispetto agli Aztechi e ai Maya. Gli Inca coltivano veramente di tutto, d'accordo, di tutto. La loro capitale, appunto, nell'attuale Perù è Cusco. Attenzione, Cusco è la capitale, quindi nel Perù, cioè inizialmente gli Inca occupano l'attuale Perù, però ben presto, non si sa esattamente in quale epoca, loro si espandono in un grande impero, conquistano zone a nord, in particolare l'Ecuador, scrivo la città con la città più importante Quito, l'Ecuador e anche pezzi dell'attuale Colombia. Si espandono anche a sud, pensate nel Cile, molto a sud, la città si chiama Talca, quindi abbiamo un'espansione, capite, sono una civiltà che occupa una porzione di territorio stretta e lunga da sud a nord sul Pacifico e sulle montagne vicine, sulle Ande, fino a sud. Quindi dal Perù si espandono enormemente, conquistano a nord l'Ecuador e una parte della Colombia, mentre a sud conquistano una parte del Cile. La capitale Cusco è a ben 3500 metri di altitudine. L'impero Inca, a differenza di quanto molti pensano, si stava espandendo anche verso est, verso territori come la Bolivia, d'accordo? Oppure l'Argentina settentrionale. Quindi non era più soltanto, era una striscia, ma si stava espandendo anche verso l'interno. Pensate che si espandevano da una montagna all'altra, pensate spesso costruivano dei ponti, dei ponti naturalmente non in legno, capite cosa intendo dire, con materiali fibrosi, quei ponti, no? Quei ponticelli che con il vento si muovono da una parte all'altra, dei ponti da una montagna all'altra. Erano tra i pochi che avevano degli animali, vi ricordate? Il lama, l'alpaca, la vigogna, erano gli unici che pescavano, quindi mangiavano anche pesce e così via, non mangiavano soltanto vegetali. Però la caratteristica per cui sono famosi gli Inca è il socialismo. Loro incredibilmente avevano un'organizzazione che è una specie di socialismo primitivo. Anche loro avevano una religione con i sacrifici umani, ma era meno invadente. I sacrifici umani erano di meno rispetto agli Aztechi e ai Maya, però è anche vero che sacrificavano bambini prevalentemente, questo non è molto bello, però la loro caratteristica era invece proprio una società che riusciva a evitare i conflitti tra le persone, cioè loro si occupavano più che del soprannaturale, proprio della società quotidiana, delle relazioni quotidiane tra gli esseri umani, tra le famiglie, e facevano in modo da evitare i conflitti. Cosa succede? Non c'era nessuna moneta, non c'era nessuna economia di mercato, non c'era la proprietà privata, questo è molto interessante. La proprietà della terra era comune e veniva gestita, attenzione, da villaggi, da gruppi umani che si chiamavano Aillu. Fate attenzione, questi Aillu erano dei gruppi parentali allargati. Che vuol dire dei gruppi parentali allargati? Vuol dire che erano dei gruppi umani in cui erano tutti cugini, zii, prozii tra di loro, procugini, nel senso che erano gruppi umani che potevano essere anche di 50, 100, 150, 500 persone, che però almeno alla lontana erano tutti imparentati tra loro, capite? Erano gruppi parentali
parentali allargati, un'enorme famiglia allargata, nel senso che discendevano tutti da antenati comuni, ok? Era un gruppo parentale, una famiglia molto allargata, cioè erano comunque lontanamente imparentati tutti tra gli altri. Erano imparentati tutti tra loro. Gli Ainu, cioè le comunità di villaggio, stabilivano a chi affidare, a quale famiglia affidare determinate terre, poi potevano togliere l'uso di queste terre a una famiglia, darla ad un'altra, oppure ridurre o maggiorare gli appezzamenti di terra, cioè c'erano le varie famiglie, quelle più specifiche, d'accordo, le famiglie nucleari, da questo Ailu ottenevano la terra, cioè c'era una proprietà collettiva del suolo, la comunità di villaggio stabiliva a chi affidare le terre, non esisteva assolutamente una proprietà privata. Poi non avevano proprio il commercio, non praticavano neanche il baratto, cioè non davano valore alle merci. Se tu avevi bisogno di qualcosa, chi la aveva te la dava, e poi quando chi ti ha dato qualcosa aveva bisogno di qualcos'altro che tu avevi, glielo davi. C'era un sistema, come dire, di doni e controdoni, quando chiunque riceve ciò che ha bisogno e chiunque dà quello di cui ha bisogno qualcun altro. Una sorta di socialismo primitivo che è incredibilmente simile ad alcuni aspetti del socialismo delineati da Karl Marx o da altri socialisti dell'Ottocento-Novecento. E infatti il socialismo degli Inca ha sempre interessato e spesso è stato anche esaltato da pensatori di matrice socialista, ok? E poi direte, ah, che bello, la terra in comune, ognuno aveva bisogno di una cosa, la aveva, si scambiavano doni, tutto quello che serviva, vivevano in pace tra di loro e così via, nessun conflitto. Però c'è l'aspetto invece negativo, che è l'aspetto negativo di qualunque società socialista. Non è vero che questi Ailu erano liberi e che si comportavano, prendevano delle decisioni spontanee. No, c'era uno Stato centralizzato, proprio autoritario al massimo, che controllava tutto. Quindi c'è il risvolto negativo, come in ogni regime socialista, diciamo anche in questo regime socialista, come dire, primitivo. C'è uno Stato centralizzato con un imperatore, anche qui, che sta a Cusco, che controlla tutto, controlla la produzione in qualunque Ailu, in qualunque villaggio, e controlla anche la demografia, c'è un controllo demografico, quindi anche della famiglia, della procreazione, i censimenti. L'impero riusciva a sapere esattamente quanti fossero gli abitanti di ogni Ailu, comunque anche nella famiglia, nella procreazione, nella produzione delle risorse, nell'entità delle terre, tutto era diretto da uno Stato, cioè da un imperatore che aveva una burocrazia di milioni di persone, una burocrazia una burocrazia pervasiva, opprimente, che arrivava assolutamente dappertutto. L'imperatore, vedremo che quando arrivano gli spagnoli si confronteranno con l'imperatore Atahualpa. Ultima cosa, veramente diciamo un'ultima cosa, come faceva questo imperatore, forse ve lo siete già chiesto, con i suoi funzionari a controllare tutto, se non avevano una scrittura, cioè non avevano documenti, non avevano una scrittura. E poi qui ci sono migliaia di chilometri di distanza tra Quito a nord, Cusco al centro e Talca che sta al sud. E come faceva l'imperatore a far arrivare, non avevano i cavalli, come faceva lo Stato centrale a controllare il territorio con una distanza così grande? E dovevano andare a piedi, costruivano delle strade prodigiose. Le due principali erano lungo il mare, cioè lungo il Pacifico, ma soprattutto una strada proprio sulle montagne, lungo le Ande, incredibile, una stradina che i messaggeri, i funzionari dell'imperatore percorrevano a piedi.
Ovviamente si davano il cambio, capite? Avevano dei sistemi, dei posti di cambio, facevano delle staffette. Ognuno correva per 1 o 2 chilometri o anche di più e poi dava il messaggio all'altro che correva per altri 2 chilometri e così. In questo modo i nostri storici hanno determinato che questa strada, migliaia di chilometri, potessero essere comunque percorsi in poche settimane. In poche settimane si arrivava, o a volte in pochi giorni, dipendeva dalla distanza da una parte all'altra, ma non avevano documenti. Che cosa si scambiavano questi corridori, questi messaggeri che correvano e si davano il cambio? Facevano forse il gioco del telefono? Avete fatto da bambini il gioco del telefono? Avevano un messaggio orale, correvano per 2 chilometri, ripetevano il messaggio al secondo staffettista che correva per altri 2 chilometri, lo ripeteva al terzo staffettista e così via. Ma vi ricordate che quando si faceva il gioco del telefono il messaggio poi alla fine arrivava completamente falsato, diverso rispetto all'originale? E ovviamente non era così. Per quanto strano, loro li potete trovare facilmente su Google se aprite. Usavano delle cordicelle molto complesse che rappresentavano un messaggio. Queste cordicelle si chiamavano Kipu. Attenzione, Kipu. Se andate su Google, digitate Kipu, vi appaiono queste cordicelle. Erano dei mazzi di cordicelle, decine di cordicelle attaccate l'una all'altro, spesso attaccate ad una cordicella centrale verticale, che avevano differenti lunghezze, differenti colori e soprattutto potevano essere annodati con differenti nodi o con dei nodi che si trovavano ad un certo punto di ogni cordicella. I colori, i nodi, come venivano annodate queste cordicelle rappresentavano il messaggio. Lo so che sembra assurdo, ma attraverso questo insieme, andate su Google, è molto divertente, molto bello da vedere, queste masse di cordicelle, ognuno dei quali rappresentava un kipu, attraverso queste cordicelle e loro facevano arrivare questi messaggi perché i colori, i nodi, la forma di queste corde rappresentava un messaggio, veicolava un messaggio ben preciso. Sembra assurdo, però avevano imparato a utilizzare gli strumenti che avevano in mancanza di altri strumenti. Spero che questa descrizione degli elementi principali dei popoli, delle civiltà, dei nativi americani, così come erano all'arrivo delle navi spagnole, vi sia piaciuta. Ci vediamo la prossima volta, arrivederci.